ci proprio pensare. Ma com'è potuto succedere? Non me lo spiego. Ma così dal nulla? Dal nulla si è sposato pure l'ultimo. Tu l'hai capito che significa sta cosa? Significa che... Siamo vecchi. Significa che... Siamo vecchi. Succede sempre così, in ogni comitiva. Ci si incontra da ragazzini, il punk rock unisce, la birra rafforza dei rapporti che iniziano a diventare sempre più forti. Poi però qualcuno fa il grande passo. Inizio io, segue Salvo, e poi anche il picciriddo della comitiva decide di sposarsi. Ma andiamo con ordine. Jacopo e Alice invitano mezzo mondo nella splendida Castellammare del Golfo. Ci sono gente runneghe, italiane, francesi, iraniani, picciriddi mense tedeschi, mense irlandesi, mense inglesi, veneto, campani e pure il sosia ai John Belushi. L'appuntamento è alle 7 di sera per un aperitivo pre-nozze. E mentre Jacopo provava ad aprire una bottiglia di spumante, della sposa non c'era traccia. Quando l'ultimo si sposa si fa la festa alle 7. Però la sposa ancora non c'è, sono le 7:30. Proviamo a chiedere a qualcuno. Dario, senti, sono le 7:30. La festa doveva iniziare alle 7. C'è lo sposo, ma manca la sposa. Sì, Perché non lo so. sei un po' Timore, sì, sono un po' preoccupato che sull'orlo di fare il grande passo poi alcune paure possono venire fuori. ma le daresti torto. Jacopo, assolutamente. Lo sposo, in preda al panico, inizia a dare i primi segni di cedimento. Ma poi alla fine la sposa arriva. Come nelle migliori favole si scongiura il peggio e tutti si fiondano a salutarla. Nel frattempo lo sposo è già a spalle al muro e messo in un angolo, mentre fa finta di parlare con gli invitati. Il sole inizia a tramontare su Castellammare. Ne approfitto quindi per fare un giretto e parlare con le testimoni della sposa. Testimoni, arrivo così a super tradimento. Cosa ci aspettiamo per cosa vi aspettate per domani? Non vi nascondete, tanto ormai siete dentro. Cosa ci aspettiamo? Cosa ci aspettiamo per domani? Abbastanza. Un matrimonio emozionante ma divertente. E non vi chiedo nulla sul vestito di Alice. Ma non si può dire Assolutamente. Che vestito ci aspettiamo per Jacopo? Ah, che voce è elegantissimo. Blu. Blu. No? Sì, blu. Secondo me arriva in bianco. Vabbè, ma bianco. Andiamo a controllare un attimo. Vedo la sposa proprio dietro le testimoni. È il momento giusto per farle venire qualche dubbio. Ali, mancano più o meno 24 ore, no? Aiuto! Sei ancora, ci siamo ancora? Sto già mangiando però. Ripensamenti? Nessuno. Ma sei sicura? Ma l'hai guardato? Ma c'ha la camicia rosa. L'ho regalato io. E dopo la gaffe sulla camicia del futuro sposo, provo a rifarmi con Matteo. Abbiamo fatto un fine settimana a Venezia per scegliere il vestito di Jacopo e siamo andati là, cioè ovviamente non ce ne fregava niente il vestito di Jacopo, era solo una scusa per andare a farci spritz per 3 giorni di fila, però alla fine il vestito l'abbiamo trovato, ma l'abbiamo trovato di alcune taglie sotto alla taglia di Jacopo quando si è provato il vestito e quindi abbiamo iniziato a mettere una pressione psicologica pazzesca dicendogli Jacopo devi dimagrire, se no non ti sposi, cioè è finita, non c'hai il vestito e quindi povero Jacopo, devo dire però l'ho visto stasera, ce l'ha fatta, è un figurino perfetto, entra in questo vestito e sono convinto domani sarà stupendo. Il bar inizia a essere pieno di gente e tra la folla becco il padre dello sposo. Allora, la serata volge al termine e il padre dello sposo qui davanti alla telecamera. Ma allora, domani ce la facciamo o no? Ce la dovremmo fare. Dici del Palermo, è giusto? No. Che facciamo con Jacopo? Ce la facciamo? Lo piazziamo o no? Ce la facciamo. È più una certezza o una speranza? Una certezza. Fra canzoni, balli e bottiglie di vino, l'aperitivo volge al termine. Ma almeno per me, che ormai sono vecchio dentro. Qui si continuerà ancora a lungo.
È il pomeriggio del 12 giugno e a Baio Aversa, nella splendida Castellammare del Golfo, Jacopo e Alice finalmente si maritano. Riconoscete e rispettate il passo che stanno per compiere? Sì! Benissimo. Gli amici si alternano per leggere le proprie lettere e fare i migliori auguri agli sposi. Ammiro la costanza con cui avete coltivato il vostro rapporto per più di un decennio in 4 paesi diversi e con distanze di migliaia di chilometri. Poi sono proprio i due sposi a leggere le proprie promesse a vicenda, anche se non senza qualche problemino. Arrivano le nipotine con gli anelli e quindi il momento più solenne della cerimonia può iniziare. Finita la cerimonia ne approfitto per fare qualche domanda agli invitati durante l'aperitivo. Bobby, buonasera. Ciao. Sei sposato Bob? Come? Sei sposato? Io? No. Non sono Bobby. sposato. Bobby, buonasera. Buonasera. Chi si è sposato? Jacopo. Bobby, buonasera. Buonasera. Chi si è sposato? Jacopo. Perché? Quando? Ora. Bobby. Poco fa. Bobby. Buonasera. Buonasera. Chi è? Bobby. No, lei non è Bobby, lei è Jacopo. Si è sposato Bobby. No, Bobby non si è sposato. Chi è lei? Bobby. Jacopo. Buonasera. Buonasera. Quindi ce l'abbiamo fatta, è ufficiale ormai. Ce l'abbiamo fatta. Ce lo siamo tolto? Abbiamo chiuso questo capitolo. Finalmente. Rientra anche lei in questo Sai che io ti odio. Perché mi odia? Perché io odio le foto e chi fa le foto. No, questo è un video da finire su YouTube. No, d'azzardare. Sì, sto documentando tutta da 2 giorni, quindi voglio 2 parole da parte della mamma e dello sposo. Mi blocco, non sono capace, comunque sono molto contenta. Bene, sono questo contenta è di bene, tutto, insomma. che ci sia stata questa festa e che sia finita. Insomma, da Treviso in Sicilia per il matrimonio della figlia ci avrebbe mai pensato? Beh, se lo aspettava un po', dopo 12 anni. Sì, no, infatti è venuto il momento che anche Alice Se n'è andata di casa, basta. No. Vabbè, in realtà c'era già andata. c'era già andata, però sì che facesse l'unione con Quagliare. Avevo perso tempo. Beh, però, insomma, guadagnare uno Jacopo per sempre non è male. No, è un ragazzo d'oro, veramente. E mentre Dario Nocerino insegna balli di gruppo al resto degli invitati, si fa ora di cena. Durante il matrimonio c'è Palermo-Padova. Finale di ritorno. Il primo tempo è finito 1-0. Quindi così nel frattempo Bobby continua a starnutire. Allora, un commento da neosposino. Allora, tendenzialmente tutto diverso. Innanzitutto il Palermo ha segnato, quindi già i segni sono molto buoni. Secondo... Mi sembra nel tempo di avere un cerotto nel dito, strana sensazione. È un po' un cerotto, dici, è un cerotto per il mio cuore. A questo punto della serata partono i discorsi contro gli sposi, per rispettare la tradizione. Ogni volta che ho provato a chiedere a mia sorella quando vi sposate tu e Jacopo, la sua risposta immediata era sempre Ari, stai zitta. Quando io e Ali parliamo e una delle due dice all'altra ti devo dire una cosa, la famosa cosa era sempre ho prenotato un viaggio, anche se non è vero che le sorelle Corazzino sono sempre in vacanza. Oppure cambio lavoro.
E invece, il 7 dicembre 2020, quando Ali mi ha annunciato questa cosa, mi è davvero spiazzata. Ma sono così felice di essere qui ora, in questo bellissimo posto a festeggiarvi. Nel 2010, ben 10 anni prima, ricordo bene il periodo in cui Ali ha iniziato a frequentare Jacopo. Era un po' distratta e ha fatto qualche scivolone con i primi esami universitari. Insomma, non aveva solo super voti come ci si sarebbe aspettato da lei. Sarà stato il fascino dello studente fuori sede con una casa di studenti festaioli e Ali non ha capito più niente. All'inizio mi ha mostrato una sua foto, capelli super corti, occhiali con la montatura bianca, ecco un tamarro. Con Jacopo ci siamo conosciuti ad una cena a casa nostra, dove Ali ha ben pensato di confonderlo con un gruppo di compagni universitari per non rendere troppo ufficiale quell'incontro. Era più timido di ora e forse un po' nervoso per la situazione, ma tutto filò liscio. Nonostante le difficoltà del primo periodo di frequentazione, l'anno di Jacopo d'Atlanta, dove però Alice ha fatto di tutto per raggiungerlo, i fusi orari diversi e le miglia che li separavano, hanno sempre trovato il modo per stare insieme. Punti d'incontro per resettare i periodi distanti e ricominciare da dove avevano lasciato. È proprio questo il bello di loro due. Hanno avuto 1000 esperienze personali, di lavoro, di studio, ma piene di momenti condivisi, dove però ritrovarsi era sempre il momento più bello. Poi a Londra, nella loro casa, hanno costruito la loro vita insieme, ricca di hobby e esperienze, dove spesso hanno coinvolto anche me, rendendomi partecipe della loro quotidianità in questi anni. Tra musical a teatro, le gite nelle campagne londinesi, le cene scroccate non diciamo a chi, le feste a tema e le domeniche passate a cucinare, potrei parlare di momenti insieme per ore, ma ancora non basterebbero per rivivere tutti i ricordi che ho con loro. Di una cosa però sono certa, che Jacopo è il ragazzo perfetto che avrei voluto per mia sorella, e vi auguro tutta la felicità del mondo in questo nuovo inizio di vita insieme. In realtà ho capito che era l'uomo della sua vita la prima volta che mi ha detto: ma quanto scazza la minchia tua sorella? Devo trovare il modo migliore per conquistare anche me. Noi due siamo qui perché vogliamo dirvi che Jacopo ha anche degli amici di merda e Salvo è qua per questo. Volevo dirvi due parole però, perché comunque cioè, tutti avete detto Jacopo, bello, bravo, non è vero. Non è assolutamente vero. Ti invito a insultarlo un attimino e poi lo insulto di nuovo io un po'. E allora, Jacopo, Jacopino, Jacopigno, Iachino, Iachi, Agnese, Golden Boy, biondo, biondino, blondi, Jack, Jasper, Jack Genovese, ragazzo d'oro, magnifico, dinosauri e pallavolo, messaggi vocali su WhatsApp di 1 minuto e 20 pieni di compa, no aspetta, flash assurdo, magheggi flashanti, fornaio e chitarrista, collezionista di vinili e di magliette di calcio, in una sola parola, senior analyst. Jacopo, ma che lavoro fai? Ce lo chiediamo da 10 anni, te lo chiediamo da 10 anni e da 10 anni non lo capiamo. Oppure come dimenticare quel capodanno in cui decidesti di limonarti per tutta la sera un albero. Ma non si tratta di un appellativo riferito a qualche ragazza, era veramente un albero. Tutto questo per dirti che ti vogliamo bene e vi vogliamo bene. E poi per concludere, complimenti Alice, sei riuscita a sposare l'unico palermitano non palermitano, chapeau, che non sa una parola di palermitano, chapeau, e lo capisce a stento, chapeau, non è pelato, non è basso, non è scuro di carnagione e soprattutto è l'unico palermitano che è riuscito a organizzare il suo matrimonio la stessa sera della finale dei playoff di Serie C al Palermo. PS, ancora aspetto il pane. Noi Jacopo abbiamo conosciuto che era ancora minorenne. Tutti i reati che abbiamo fatto contro Jacopo ormai vanno in prescrizione, per cui siamo tranquilli. Però io mi ricordo sta scena bellissima. Viene a fare le primissime prove con i fingerbang. Finiamo le prove e a un certo punto, come si chiama la strada del bowling? Non mi ricordo. Comunque da quella strada, che non conosce nessuno qua perché non devi parere, tipo, sì, la strada dove c'è un snacks. Chida, spunta la macchina tipo verde e radioattivo. Da lontano, che sta scoda e si avvicina
e c'era un cristiano dentro, e questo cristiano è là, è ammucciato, è nascosto là. E lo vedevo, era bello priato, no? Perché vedeva suo figlio che un po' stava ripercorrendo la stessa strada e suonava, bello rocchettaro. Niente, sale in macchina Jacopo, libero, ancora più felice perché posa la chitarra. Jacopo esce la testa dalla macchina e grida "Stay Fingerbang". In quel momento ho visto libero e canciò faccia. Veramente. Lo guardò e disse: io non è che era questo loaco, però avrete sicuramente capito che Jacopo è pieno di difetti, che ce li ha tutti i difetti, e probabilmente il più grosso difetto è quello di avere degli amici bastardi come noi. Però comunque una cosa è chiara, ragazzi, cioè Jacopo è la persona più bella, l'amico che tutti vogliono e che tutti vorrebbero vedervi così belli, così felici. A noi ci riempie di gioia, vi auguriamo una vita piena di rubinetti che fanno sgorgare spritz, una casa fatta di vinili. Mi dispiace, ma magari con l'Inter che ogni tanto vince anche la partita importante, perché una gioia te la meriti. Picciotti, buona vita e in bocca al lupo. A differenza di quegli stronzi, io ho pensato che voi avete tanti ospiti stranieri, quindi per par condicio il mio discorso sarà incomprensibile anche agli italiani. Non è il mio primo discorso come testimone, ne ho già fatto un altro. È andato abbastanza bene, devo dire che la coppia in questione mi rivolge ancora la parola. Anche se non si parlano più tra di loro. Si sono lasciati dopo 6 mesi dal loro matrimonio, ma non credo sia colpa mia e del mio discorso. E comunque questa era una citazione da 4 matrimoni un funerale. Bravo! Grazie. Grande! Jacopo, per te, velocemente. Vabbè, lo sai, siamo cresciuti assieme. Sai quanto siamo uniti. Ho 1000 aneddoti, ma voglio ricordare quando uscivamo da scuola assieme, alle elementari e alle medie, talmente attaccati anche fisicamente che attraversavamo quel cortile continuando a inciampare in continuazione uno nei piedi dell'altro, cosa che non è cambiata con l'età. Secondo me chi ci vede da fuori immagina Totò e Peppino che arrivano a Milano e Totò e Peppino è la malafemmina, se noi facciamo quell'effetto perché noi sempre ci scontriamo. La serata continua con un primo timido e poco convinto lancio del bouquet, con la sorella della sposa che però con sguardo da amazzone si lancia ugualmente sul povero mazzo di fiori. Credo sia stato un messaggio direttissimo al fidanzato. Il secondo lancio va meglio, ma l'invitata sembra quasi pentirsi di aver viaggiato al Regno Unito per afferrare un bouquet. Nel frattempo, mentre si aprono le danze, il Palermo vince la finale e va in Serie B. E così, fra vino e balli, si è sposato anche l'ultimo. Certo, ci sono voluti 20 anni, ma alla fine è arrivato anche lui a fare il grande passo. In attesa di capire bene che lavoro facciate, vi dico senza girarci intorno che il vostro è stato uno dei matrimoni più belli che abbia mai visto. Pieno di gente, pieno di amici e pieno di amore. Quando l'ultimo si sposa significa che se ci guardiamo alle spalle troviamo quasi 20 anni di amicizia ininterrotta. Però se guardiamo avanti ne abbiamo almeno il triplo a passare ancora insieme. E io conto i minuti che ci separano dalla prossima volta in cui saremo tutti insieme. Buona vita picciotti, vi auguro la stessa felicità che Jacopo ha provato dopo aver finalmente aperto lo spumante. E voilà.